tutti guardiamo film e serie TV sulle piattaforme streaming, Stranger Things, La Casa di Carta, Il Trono di Spade o film che diventano virali nel giro di un weekend, serie di cui tutti parlano sui social. Eppure, nonostante lo streaming faccia parte della nostra quotidianità, quasi nessuno sa davvero come funzioni economicamente, perché c'è una cosa fondamentale che dobbiamo chiarire subito: le visualizzazioni non sono soldi. Non esiste un meccanismo per cui una serie viene guardata 10 milioni di volte e quindi Netflix incassa tot euro. Allora la domanda è: come fa una serie come Stranger Things a far guadagnare una piattaforma come Netflix? Conta quante persone la guardano? Conta per quanto tempo? Conta se ne parlano tutti o conta qualcos'altro? E soprattutto, sono importanti solo le serie originali prodotte dalla piattaforma oppure anche quei film e quelle serie che arrivano in catalogo e non sono produzioni proprie della piattaforma? Bentornati su Cinescienze amici, in questo video vi darò le risposte a tutte queste domande e metteremo ordine a questa confusione. Capiremo da dove arrivano davvero i soldi, perché alcune serie costosissime vengono cancellate anche se sembrano in realtà un successo e perché a volte una piattaforma preferisce comprare diritti di film già esistenti invece di produrre nuove serie originali. Alla fine di questo video voglio che una cosa vi sia chiarissima: quando premerete play su un film o su una serie TV saprete cosa succede davvero dal punto di vista economico e in che modo quello che guardate si trasforma in profitto per una piattaforma streaming. Prima di iniziare sapete già benissimo che cosa fare. Se vi piacciono i miei contenuti non dovete fare altro che supportarmi iscrivendovi al canale, lasciando un like e mettendo anche un po' di hype a questo video. Mi raccomando, potete metterlo fino a 3 volte cliccando proprio qui. A voi sembrerà una sciocchezza, ma è l'unico modo che ho per poter continuare a portare contenuti qui su YouTube. Fatto? Bene, allora sigla! Quando premete play su una serie in streaming la sensazione è quella di star facendo esattamente quello che fate più o meno su YouTube. Guardate qualcosa, quella visualizzazione viene conteggiata e in qualche modo i soldi partono da lì, ma nello streaming questa equivalenza non esiste. Quando invece guardi una serie come Stranger Things su Netflix questa cosa non succede. Netflix non guadagna un euro in più perché tu hai visto un episodio o perché ne hai guardati 3 di fila o perché magari hai anche finito tutta la stagione in una notte. Non esiste un pagamento a visualizzazione, non esiste un valore economico associato al singolo play, non c'è nessun contatore che sale ogni volta che qualcuno schiaccia riproduci, ed è proprio per questo che la domanda diventa inevitabile, cioè se le visualizzazioni non sono soldi, perché contano così tanto? La risposta è che nello streaming le visualizzazioni non rappresentano mai il guadagno, ma rappresentano un segnale. Sono infatti uno strumento di misurazione, non il fine. Quando una serie viene guardata tantissimo, la piattaforma non è che sta incassando direttamente da quelle visioni, ma sta osservando cosa succede alle persone che la guardano. Per esempio, quando esce una nuova stagione di Stranger Things e milioni di persone tornano su Netflix, magari anche dopo mesi in cui non entravano più, quella serie sta dimostrando di avere un valore enorme. Se alcune di quelle persone si iscrivono apposta per vederla, se altre decidono di non cancellare l'abbonamento perché aspettano il prossimo episodio o la prossima stagione, allora sì, in quel momento la serie sta facendo guadagnare la piattaforma. Non perché viene vista, ma perché cambia il comportamento degli abbonati. Come succede nei social, una serie non è che serve a far numeri, serve a far restare le persone dentro un sistema. Le visualizzazioni contano perché permettono alla piattaforma di capire se quel contenuto sta funzionando come una sorta di calamita, come ancora, come un motivo per continuare a pagare ogni mese. Se una serie viene vista tantissimo ma poi non porta nuovi abbonati, non trattiene quelli che già ci sono e non rende più solido il rapporto tra utente e piattaforma, allora dal punto di vista economico il suo valore è molto più basso di quanto sembri. Ma allora come fa una piattaforma a sapere che io sto pagando proprio per vedere quella serie lì? Cioè, mettiamo il caso che io guardi Stranger Things, poi magari mi vedo The Crown e poi recupero anche La Casa di Carta. Come fa Netflix a capire qual è la serie per cui io sto continuando a pagare l'abbonamento? Come fa a sapere se io resto lì per The Crown, per Stranger Things o magari per tutt'altro? La risposta è: Netflix non lo sa nel modo in cui lo immaginiamo noi. Non c'è qualcuno dall'altra parte che guarda il mio profilo e dice: ah, Cinecinzia paga per vedere The Crown. Netflix non ragiona sul singolo spettatore ma sui comportamenti.
utenti. Lui sa perfettamente che cosa guardiamo, sa che cosa iniziamo, cosa finiamo, quanto tempo restiamo su un episodio e se torniamo il giorno dopo e se spariamo per settimane o se usiamo invece la piattaforma tutti i giorni, ma soprattutto sa che cosa succede dopo che hai guardato una serie TV. Ed è qui che entra in gioco il vero meccanismo. Netflix prende il nostro comportamento e lo confronta con quello di milioni di altri utenti simili a noi e a quel punto iniziano a emergere dei pattern. Per esempio può vedere che le persone che magari guardano The Crown tendono a restare abbonate più a lungo, magari non fanno binge watching compulsivo ma non disdicono nemmeno, continuano a pagare mese dopo mese. Allo stesso modo Netflix può notare che tantissime persone si iscrivono proprio quando esce una nuova stagione di Stranger Things, magari entrano soltanto per quella serie ma intanto l'abbonamento parte e spesso una volta dentro restano anche per dell'altro. Oppure può accorgersi che una serie viene aperta da tantissime persone, magari spinta dal marketing o dalla curiosità del momento, ma poi viene mollata dopo pochi episodi e non cambia minimamente il comportamento degli utenti. In quel caso, anche se sembra un successo, per la piattaforma vale molto meno. Quindi Netflix non dice tu Cinecinzia stai pagando per The Crown, dice le persone che guardano The Crown hanno una probabilità molto più bassa di cancellare l'abbonamento. In altre parole, una serie diventa preziosa quando non si limita solo a intrattenerci ma ci dà un motivo per restare. Ed è per questo che nello streaming può succedere una cosa che dall'esterno sembra a volte assurda. Una serie magari molto vista, molto discussa, apparentemente amatissima, può comunque non essere considerata abbastanza redditizia, perché il punto non è quante persone la guardano, ma che effetto ha su chi paga l'abbonamento. A questo punto possiamo dirlo senza girarci troppo intorno. Una serie non fa guadagnare la piattaforma perché viene vista, ma fa guadagnare una piattaforma per quello che provocano nelle persone che la guardano. Quando esce una nuova stagione di Stranger Things, la prima cosa che succede è che attira nuovi abbonati. Ci sono persone che magari non avevano Netflix o lo avevano disdetto da tempo e in quel momento si iscrivono solo per vedere quella serie, non perché vogliono tutto il catalogo, ma perché vogliono quella storia adesso. In quel momento la serie sta già facendo guadagnare la piattaforma perché senza di lei quell'abbonamento non sarebbe mai partito. Un altro passaggio riguarda il tempo. Quando una serie funziona davvero non viene solo guardata, viene proprio integrata nella routine. Le persone tornano sulla piattaforma, magari guardano un episodio, poi ne iniziano un altro, poi restano dentro e poi magari scoprono un altro titolo. Più tempo passate su una piattaforma, più quella piattaforma diventa la vostra piattaforma e diventa più difficile lasciarla andare. Infine c'è un ultimo livello, il più sottile ma anche il più potente: giustificare un aumento di prezzo. Quando una piattaforma parla di visualizzazioni non sta parlando di quello che intendiamo noi quando diciamo ho visto una nuova serie. Prendiamo come esempio semplice Netflix. Netflix considera una visualizzazione valida quando un contenuto viene guardato per circa 2 minuti. Questo significa che una puntata o un film possono essere conteggiati proprio come visti anche se vengono abbandonati quasi subito. Serve a capire se un contenuto viene almeno avviato, non se viene davvero seguito né se tantomeno funziona dal punto di vista economico, ma subito dopo entrano in gioco dei dati molto più importanti. Il primo è il completion rate, cioè quanto viene davvero vista una serie. Una cosa è aprire un episodio, un'altra è arrivare fino alla fine, un po' come funziona anche per YouTube, e una cosa ancora diversa è completare un'intera stagione. Per una piattaforma una serie vista fino in fondo da meno persone vale spesso di più di una serie cliccata da tutti e abbandonata pochi minuti dopo. Se una serie è associata nei dati ad una riduzione delle cancellazioni, allora per la piattaforma ha un valore grandissimo, anche se non è magari quella più vista in assoluto. Infine c'è la frequenza di utilizzo, che è ancora un'altra cosa. Qui la piattaforma guarda se mentre siete abbonati la state usando spesso oppure solo ogni tanto. Se una serie viene vista, se se ne parla, se sembra avere un pubblico, allora perché a volte viene cancellata? La risposta è che nello streaming non esiste una soglia universale oltre la quale una serie è automaticamente salva. Ogni titolo viene valutato in base a quello che doveva fare per la piattaforma, non solo in base a quanto rumore ha fatto all'uscita. Un caso emblematico è 1899, una serie TV nata dagli stessi creatori di Dark, una serie lanciata come grande evento, molto costosa, con una forte spinta iniziale e anche un'enorme curiosità nelle prime settimane, perché se ne parlava ovunque. Eppure è stata cancellata dopo una sola stagione. Il motivo
motivo non è che nessuno l'abbia guardata, ma che una volta superata quella fase iniziale non ha continuato a produrre effetti sufficienti nel tempo rispetto all'investimento fatto. Per una piattaforma continuare una serie significa investire ancora. Nuove stagioni, nuovi contratti, nuova promozione. Se i dati dicono che quell'investimento non porterà un cambiamento significativo, cancellare diventa una scelta più razionale che continuare, mentre dal punto di vista dello spettatore sembra quasi un tradimento. Ma allora, concretamente, da dove arrivano i soldi? Le piattaforme streaming guadagnano quasi esclusivamente dagli abbonamenti, dal fatto che ogni mese milioni di persone paghino una quota fissa. Per rendere tutto questo ancora più concreto, basta un attimo guardare i numeri. Oggi Netflix dichiara di avere poco più di 300 milioni di abbonati attivi nel mondo, a un prezzo medio globale che varia molto da paese a paese, ma comunque Netflix incassa nell'ordine di diversi miliardi solo dagli abbonamenti ogni mese. Se prendiamo ad esempio un prezzo medio globale intorno ai 14 euro, facciamo un'ipotesi, significa che Netflix incassa oltre 4 miliardi di euro o di dollari ogni mese appunto solo dai suoi abbonamenti. Disney Plus ha circa 125-130 milioni di abbonati e un costo medio che possiamo stimare intorno ai 10 euro al mese, quindi parliamo di oltre 1 miliardo di euro di entrate mensili. Prime Video invece è un caso particolare perché la piattaforma è inclusa nell'abbonamento Prime, ma con più di 200 milioni di iscritti e un costo medio mensile intorno ai 5 euro, anche lì si arriva a circa 1 miliardo di euro al mese. Questi numeri non servono soltanto per fare una contabilità di precisione perché non sappiamo le cifre con esattezza, ma ci fanno capire l'ordine di grandezza. Tutti i film, tutte le serie, tutti i cataloghi e tutte le cancellazioni partono da qui, da una cifra mensile che deve coprire produzione, acquisto dei diritti, tecnologia, marketing e comunque anche un margine di sopravvivenza. Ed è importante dirlo perché lo streaming non funziona come il cinema. Questo significa che quando una piattaforma come Netflix incassa soldi, non è che li incassa perché avete guardato un episodio più o un episodio in meno, li incassa perché avete deciso di non disdire l'abbonamento quel mese. Una serie o un film originali sono un investimento che devono contribuire a tenere in piedi tutto il sistema. A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi: ok, ma allora perché continuano a produrre così tanto se è così rischioso? La risposta è che nel modello streaming fermarsi è ancora più pericoloso. Se una piattaforma smette di produrre novità, diventa immediatamente meno giustificabile agli occhi degli abbonati. L'abbonamento, a differenza del biglietto del cinema, non è legato a un singolo evento, ma è una sorta di promessa continua e quella promessa va rinnovata costantemente. Negli ultimi anni è entrato in gioco anche un altro elemento, la pubblicità. Alcune piattaforme hanno introdotto i piani con ads, ma è importante capire anche una cosa: la pubblicità non sostituisce l'abbonamento, lo affianca semmai. Serve ad abbassare il prezzo di ingresso, a raggiungere un pubblico magari diverso, ma il cuore del modello resta sempre lo stesso: far sì che l'utente resti dentro il più a lungo possibile. E qui si intuisce perché il modello streaming sia così fragile. I costi continuano a crescere, gli abbonamenti non è che possono aumentare all'infinito, la concorrenza è enorme e l'attenzione delle persone è sempre più limitata. Esistono anche altre entrate poi, come i film a noleggio, le vendite di licenze, il merchandising, anche se sempre legato a pochissimi titoli di punta, ma sono entrate appunto molto marginali. A questo punto il catalogo diventa fondamentale perché a volte comprare un film già esistente è una scelta molto più sicura che produrre nuovi originali. Nello streaming infatti spesso il catalogo vale più del film o della serie evento, perché un evento per definizione dura poco. Una serie evento, un film evento funzionano in un momento preciso, attirano attenzione, generano conversazioni, portano a picchi, però poi passano. Il catalogo invece resta ed è quello che lavora silenziosamente tutti i giorni. Quando una piattaforma acquista i diritti di film o serie prodotti da altre case, non è che lo fa per fare rumore, lo fa perché quei titoli hanno già dimostrato di funzionare. Hanno già un pubblico, hanno già una riconoscibilità e soprattutto continuano ad essere guardati nel tempo senza bisogno di grandi campagne di lancio. Per una piattaforma comprare diritti significa anche infatti ridurre il rischio. Non devi scommettere tutto su un progetto nuovo, non devi aspettare che il pubblico reagisca. Pensiamo magari a piattaforme che hanno costruito tutta la loro identità proprio su questa logica. Una di queste è Mubi. Mubi non punta sull'evento e non rincorre l'uscita del momento, il suo valore sta quasi interamente nel catalogo, ma non in un catalogo enorme e indistinto. È un catalogo scelto con un'idea precisa di cinema e di pubblico. Chi entra su Mubi non è che lo fa per cercare la novità, ma perché sa che quello che troverà risponde a un certo gusto, a un certo sguardo. In questo senso Mubi ci dimostra una cosa fondamentale: non tutte le piattaforme devono funzionare allo stesso modo. Alcune hanno bisogno di eventi continui per reggere un pubblico enorme, altre costruiscono
valore nel tempo puntando su titoli che non esplodono subito ma che appunto resistono al tempo. A questo punto dobbiamo chiederci, un film e una serie dal punto di vista di una piattaforma streaming funzionano allo stesso modo? La risposta è no. E capire questa differenza è fondamentale per capire perché le piattaforme investono così tanto nelle serie e perché nel lungo periodo le considerano molto più preziose. Un film nello streaming funziona quasi sempre come un evento. Arriva in piattaforma, viene spinto, magari diventa virale anche per qualche giorno, genera conversazioni e poi viene consumato. Lo guardi una sera, magari nel weekend e l'esperienza si chiude lì. Anche quando un film funziona molto bene, il suo effetto è comunque concentrato nel tempo. Come esempio possiamo fare la saga di Knives Out, recentemente uscito tra l'altro Wake Up Dead Man. Porta sicuramente attenzione, porta anche magari qualche nuovo abbonato, ma difficilmente costruisce una relazione lunga. Quello che può succedere è che appunto si facciano dei sequel, ma una serie invece lavora in modo completamente diverso, perché una serie non è un evento che si esaurisce in una serata, ma un'abitudine che si costruisce nel tempo. Pensiamo a Squid Game o alla Casa di Carta. Ogni stagione ha funzionato come un momento di ritorno sulla piattaforma. È molto più facile restare abbonati quando è una serie che stai seguendo rispetto a quando hai soltanto un film che in realtà puoi vedere in qualsiasi momento. Questo però non significa che i film non siano importanti, perché lo sono. I film, come dicevamo, servono a dare varietà, a riempire il catalogo, a offrire alternative, a intercettare anche gusti diversi, ma raramente sono loro a tenere in piedi il rapporto con l'abbonato nel lungo periodo. La serie invece crea attesa e l'attesa è una delle cose più preziose dello streaming, perché è quello che ti fa rimanere. Resti perché vuoi vedere come va avanti, ma soprattutto perché hai già investito tempo ed emozioni in quella storia, ed è per questo che nel lungo periodo le serie valgono più dei film. Concludiamo chiedendoci, ma se alcune serie vanno fortissimo, se i numeri degli abbonamenti sono ancora enormi, perché le piattaforme streaming sembrano comunque in difficoltà? Il primo problema è semplice da dire ma complicato da gestire: i costi sono diventati enormi. Produrre serie e film per lo streaming costa sempre di più: cast internazionali, produzioni lunghissime, post produzioni complesse e marketing globale. Ogni nuovo titolo nasce già con un peso economico altissimo sulle spalle. Anche quando una serie funziona, spesso deve funzionare proprio moltissimo solo per rientrare dell'investimento. Il secondo problema è ovviamente il mercato. Lo streaming non è più un territorio da conquistare, ma è un mercato saturo. Quasi tutti oggi almeno hanno una piattaforma, spesso più di una. Io per esempio ho Netflix, Prime Video, Disney Plus, Team Vision, Now TV, Crunchyroll, Apple TV, Mubi e Paramount, anche se in realtà queste ultime tre le attivo diciamo a rotazione. Ma io sono una super appassionata di cinema e sono un'eccezione, così come sicuramente lo saranno anche alcuni di voi. Convincere qualcuno ad abbonarsi oggi è molto più difficile rispetto a 10 anni fa e convincerlo a restare lo è ancora di più. Questo significa che ogni nuova serie non è che compete solo con le altre piattaforme, ma anche con tutto quello che l'utente sta già pagando. Ed è qui che nasce il terzo nodo e forse il più delicato. Le piattaforme producono tantissimo, ma troppe serie non portano abbastanza nuovi abbonati e non trattengono abbastanza quelli che già ci sono. E quando questo succede su larga scala, anche i grandi successi iniziano a non bastare più. In questo contesto poi si inseriscono anche le grandi manovre industriali, le acquisizioni, le fusioni e le trattative tra colossi. Il tema di Warner Bros, di Paramount e dei rapporti sempre più complessi con le piattaforme come Netflix non nascono infatti dal nulla, sono il sintomo di un sistema che sta cercando di ridursi, consolidarsi e trovare anche nuove forme di equilibrio. Di questo però non mi dilungo qui perché ve ne ho già parlato nel dettaglio in due video separati, appunto in due parti, che trovate sul mio profilo Instagram. Lì sono entrata proprio nello specifico delle trattative, dei numeri e di tutte le strategie industriali, quindi se siete interessati vi consiglio di vederli. A questo punto, se siete arrivati fino a qui, avete in mano tutti gli strumenti per leggere il mondo dello streaming in modo diverso. Io come sempre vi ringrazio per avermi dedicato un po' del vostro tempo, mi raccomando iscrivetevi al canale perché ogni settimana esce un nuovo video e se siete appassionati di cinema e serie TV non rimarrete delusi. In attesa del mio prossimo video fatemi sapere nei commenti se avete altre domande, dubbi o questioni o semplicemente le vostre opinioni sul futuro delle piattaforme streaming. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciarmi un like e noi ci vediamo venerdì prossimo su YouTube e il mercoledì a partire dalle 21:30 in live su Twitch.